La scorsa settimana abbiamo salutato Lisbona, una città che ci ha lasciato incantati. Tuttavia, il giorno successivo alla nostra visita abbiamo dovuto lasciare precipitosamente la città, sfiorando un imprevisto. Dirsi fortunati è riduttivo. Oggi il nostro cammino ci conduce verso un'altra destinazione di fama mondiale, celebre soprattutto nel mondo del surf, ma non solo. Siamo diretti a Nazaré, situata sulla costa occidentale del Portogallo. È una località balneare che ha guadagnato fama mondiale principalmente per le sue incredibili onde giganti. Storia di Manu è approdato a Nazaré, non a Nazareth, a Nazaré, in Portogallo. E da un lato siamo stati sfortunati per il tempo, ma dall'altro forse siamo stati fortunati per altro e lo scopriremo assieme domani. Queste onde mostruose sono attratte dalla formazione geologica particolare del fondale oceanico, che crea un fenomeno chiamato Canyon di Nazaré, il quale concentra e amplifica l'energia delle onde. Il primo surfista ad aver surfato la leggendaria onda di Nazaré è stato il surfista hawaiano Garrett McNamara. McNamara ha guadagnato fama internazionale nel 2011, quando ha surfato un'onda straordinaria di oltre 23 metri di altezza, al largo delle coste di Nazaré, stabilendo il record mondiale per l'onda più grande mai surfata fino a quel momento. La sua audace impresa ha attirato l'attenzione di surfisti appassionati di tutto il mondo su questa incredibile destinazione per il surf. La cresta dell'onda più grande finora surfata è stata stimata ad oltre 30 metri di altezza. Sono le 7 meno un quarto e sto andando a vedere com'è l'oceano. Oggi dovrebbe essere, non c'è vento, quindi dovrebbe essere più grosso. E lungo la strada ho anche trovato dei cerbiatti, non lo so che cos'erano esattamente. Devo dire la verità che lo immaginavo più grosso, Per ora non c'è nessuno in acqua, le condizioni non sono al massimo. Sembrava meglio dalle previsioni. E quindi vediamo, magari più tardi si assesta e becchiamo anche qualcuno in acqua, sarebbe bello da vedere. Oltre al surf, Nazaré offre anche una storia affascinante e una ricca cultura portoghese, con le sue strette strade lastricate, le case bianche tradizionali adornate da finestre e porte dai colori vivaci. Nazaré incanta i visitatori con il suo fascino autentico e la sua atmosfera rilassata. Dai, stamattina abbiamo fatto il giro a Nazaré, nel paesino. Siamo rimasti abbastanza stupiti dalla gente, perché comunque sembra un pellegrinaggio a quel faro. Impressionante. Pensare che c'è gente che surfa queste onde Ed è piccolo. C'è talmente tanta gente che ci va che sembra davvero un pellegrinaggio. E questo è dovuto all'onda, Sì, è stato bellissimo poter assistere a uno spettacolo naturale. Non siamo stati troppo fortunati perché comunque c'erano delle onde altissime, ma non abbastanza alte per attirare l'attenzione dei surfisti di grandi onde. Un po' siamo rimasti delusi da quel punto lì, da quella prospettiva lì, però allo stesso tempo è stato bellissimo poter vedere dal vivo la maestosità. È comunque impressionante, non ci saranno stati 20 metri, 30 metri, però ce ne saranno stati forse 8 o 9. Era comunque impressionante già 8 e 9, non oso immaginare quando ce ne sono 20-30, che cosa può essere quel posto. Sì, poi noi essendo comunque già nel mondo del surf percepiamo l'onda in un modo un po' più tecnico e quindi ci siamo immedesimati nel surfista che potesse surfare, nel surfista che surfa un'onda di quelle dimensioni e ci vuole secondo me una dose di pazzia per surfare onde di questo genere. Sì.
Il giorno successivo alla visita di Nazare ci siamo rimessi in strada verso nord. Oggi non abbiamo fatto autostrada perché qua in Portogallo c'è una specie di vignetta per poter fare l'autostrada, vignetta toll, non si capisce bene, e quindi abbiamo optato per fare strade normali e ho fatto un bel po' di chilometri perché comunque stiamo lasciando il Portogallo, stiamo salendo verso nord per esplorare bene la Galizia invece. Siamo rientrati in Spagna dopo quasi una settimana in Portogallo. Abbiamo trovato un piccolo paradiso in questa tempesta. È ancora molto piccolo, però il mare dovrebbe crescere e la condizione sembra ottima, il posto è bellissimo. Diciamo che in Galizia la temperatura dell'acqua è molto più bassa rispetto a quella del Marocco e non ero preparata a questo, quindi mi sono dovuta mettere una muta doppia per arginare il problema. E posso dire che ne valsa davvero la pena. Certo che c'è una bella differenza tra queste microondine e quelle di Nazare, però a noi piace così, rilassati senza troppi pensieri. Primo bagno in Galizia, freddo, ma ne valsa la pena. Doppia muta, Ne valsa assolutamente la pena, bellissime ondine, l'acqua cristallina, un posto molto molto bello, quindi ne valsa la pena. La nostra permanenza in Galizia sarà principalmente rivolta al surf. Però questa regione, situata nella parte nord-occidentale della Spagna, è rinominata sia per la sua bellezza naturale, ma anche per il Cammino di Santiago. Il Cammino di Santiago ha origini medievali e si sviluppò intorno alla sepoltura di San Giacomo il Maggiore, a Santiago di Compostela. La scoperta delle sue reliquie nel IX secolo portò a una crescita del pellegrinaggio cristiano verso il luogo. Questo percorso millenario è stato per secoli un importante itinerario spirituale per i pellegrini, provenienti da tutta Europa e oltre. La rotta più popolare è il Cammino francese, che parte dalla Francia e attraversa la regione della Navarra e la provincia di La Rioja, prima di entrare in Galizia. Le nostre giornate sono un susseguirsi di scoperta. Passiamo da baia a baia alla ricerca di onde. Il nostro viaggio a tratti diventa meditativo. Parliamo poco alla telecamera, ci facciamo rapire dal silenzio e dalla beatitudine di questi luoghi incantati. Che posto incredibile, è veramente magica l'energia che c'è in questo posto. No, vabbè. Siamo arrivati letteralmente in uno degli spot più belli finora in Galizia.
Ho iniziato ad accendere il fuoco alle 11 a mezzogiorno e mezza e sono ancora così. Non ce la fa a bruciare, è veramente fradicia la legna. Poi ho dovuto usare il cannello perché non c'era modo. E ovviamente piove! Pranzo semplice, fronte mare. Non ne pensi? Ottimo. Siamo alla ricerca di onde perfette, ancora poco battute dal turismo di massa. Nel 2024 non è semplice trovare belle onde con poche persone. I giorni passano e la nostra ricerca non va sempre a buon fine. Purtroppo siamo nel periodo dove le tempeste sono ancora presenti, creando condizioni non proprio ottimali, soprattutto per il tipo di onda che cerchiamo noi. Sì, perché il surf non è tutto uguale, c'è chi surfa big wave, come quella di Nazare, chi surfa con la short e chi come noi con il longboard. Poi c'è chi fa kitesurf, windsurf, foil e così via. Oggi mi sa che cambiamo zona. È da un po' che giriamo in Galizia a cercare baie protette per surfare con il long, ma non abbiamo avuto molta fortuna. Un pochettino abbiamo surfato, ma niente di che. Abbiamo voluto vedere ancora questo spot, ma non sta lavorando e quindi ora ci spostiamo verso l'Asturia. Prima di lasciare la Galizia però ci siamo fermati per visitare la Praia da Catedrais. È una famosa e lunga spiaggia situata ad ovest della cittadina di Ribadeo, nella comunità spagnola nord-occidentale della Galizia, anche se una parte finisce nelle confinanti Asturie. Punto turistico di notevole interesse, uno dei più conosciuti della Galizia, la Praia da Catedrais deve il suo nome alle numerose e particolari formazioni rocciose situate sulla spiaggia che formano una serie molto suggestiva di archi naturali, attraversabili a piedi nudi durante la bassa marea, e che ricordano molto gli archi rampanti delle cattedrali gotiche. Molto bello come posto. Adesso attualmente sono passato dentro la grotta, è come se fosse un cortile dentro la grotta. Sembra un giardino verticale, molto bello. Abbiamo trovato un piccolo angolo di paradiso, speriamo faccia anche onda, ma questo posto qua con la piscinetta è bellissimo. Immagino d'estate farsi il bagno, veramente bello. Quella in cui ci troviamo ora è una zona balneare medioevale, quindi questo vuol dire che nel Medioevo venivano qui al mare a rilassarsi. E noi siamo parcheggiati lì.